Buonasera da Sirmione, guardate che sfondo. E ora vi dico anche perché ho iniziato il video da qua e non dal castello, perché è meglio il castello ovviamente, per farvi vedere i parcheggi. Intanto mi giro, vi faccio vedere la zona. Adesso entriamo in castello e il video di oggi è dedicato a andare un po' a curiosare se c'è qualche preparativo per Natale. Però i parcheggi, allora, i parcheggi, quando venite qua a Sirmione c'è una fila che è gratuita, però leggevo c'è il cartello che ogni 3 ore dovete cambiare il disco orario, ed è questa dove sto camminando, questa qua. Voi arrivate sicuramente da quella parte, è l'unica strada perché siamo sulla penisola, quindi arrivate da Colombare, arrivate qui, il castello è là a 500 metri e questa è tutta una striscia di parcheggi liberi, liberi però che non sono a pagamento, però non sono mai liberi perché oggi è lunedì, sono le 4:30 circa, tramonto penso non si veda, c'è foschia, e io ho trovato un parcheggio per miracolo. Poi ce n'erano 2 liberi, uno ho preso io e uno subito un altro. Io ve lo dico se venite qua, però difficile trovarli. Se non trovate parcheggio di lunedì, oggi è il 18 novembre alle 4 del pomeriggio, potete immaginare il sabato e domenica. Però poi appena arrivate là e poi ci sono tutti i parcheggi a pagamento, ce ne sono tanti, adesso i parcheggi a pagamento li trovate tutti liberi. Va bene, allora detto ciò andiamo avanti, guardate che spettacolo. Ora facciamo tutta questa passeggiata e poi arriviamo in castello. Poi che dirvi di questo posto? Ho già fatto tanti video, quindi chi mi segue ormai conosce il posto meglio di me, un po'. Però magari è la prima volta che guardi questo video. Tra parentesi, mi chiamo Stefano, questo è Travel Garda, è un canale dedicato proprio al lago di Garda. Io abito a Desenzano e faccio tutti questi video per darvi un po' di informazioni sul posto, andare un po' a vederli, magari darvi qualche spunto per la tua magari gita qua sul lago. Parcheggi, vedi tu arrivi, do un po' del tu, un po' del voi, dipende, tu arrivi da là e qua là davanti c'è già un parcheggio, ma anche là dietro ecco, là dietro c'è il più grande parcheggio di Sirmione, che è proprio là enorme, e poi c'è tutta questa fila di parcheggi di là e anche di qua, e qui iniziano i parcheggi a pagamento. Consiglio sempre, quando venite a Sirmione, una volta che avete parcheggiato in questa zona, è molto riconoscibile, gli ultimi 200-300 metri camminate di qua. Ve lo dico perché molte persone arrivano con i pullman, con i turisti, parcheggiano di là perché ci sono i parcheggi grandi e poi continuano ad andare in quella zona, però non c'è nulla. Sì, c'è un negozietto, una gelateria, magari passate, andate a vedere, però poi il lago è di qua e il castello ci arriviamo di qua. Così vedete anche com'è Sirmione, 18 novembre, lunedì pomeriggio. Allora, ho fatto circa 200 metri, tanto erano tutti uguali, non ve li ho fatti vedere, e andiamo subito in centro. C'è foschia oggi, vedete. E adesso noi andiamo di qua, attraversiamo qua e il castello è là. Come dico sempre, è il castello forse uno dei più suggestivi della Lago di Garda, perché è l'unico ad avere ancora intorno tutta l'acqua, quindi lo rende molto suggestivo. Leggevo anche che è il castello meglio conservato qua sul Lago di Garda. Naturalmente all'interno è visitabile, e adesso entriamo e qua c'è anche un hotel, sì, ve lo do come informazione, Hotel Sirmione. Credo che ci sia dentro anche, ci sia dentro un centro spa, perché ogni tanto vedo persone in accappatoio bianco tipico da spa andare lì sopra il terrazzo, quindi però forse c'è. Magari se qualcuno di voi ci è già andato lo mette nei commenti e dà questa informazione. Qui tutte le barche che anche in questo periodo vanno, sabato e domenica.
e vediamo, sono anche curioso di vedere quanta gente c'è a Sirmione. Vi ricordo che è il 18 novembre, quasi alle 5 pomeriggio, penso ci sarà pochissima gente, però l'idea di questo video è di entrare a vedere un po' i preparativi natalizi. Sapete che non so se a Sirmione mettono le casettine di legno, non credo. Allora, qui io ero qua ieri sera e non hanno ancora acceso le luminarie. Per esempio, questo che sarà già spettacolare. Ecco, qui hanno preparato questo, vedete, tutto con lampadine, quindi di sera lo accenderanno, ma chissà se stasera, quando inizieranno. Adesso facciamo l'entrata al castello, che è sempre molto suggestiva. Allora, non fa caldissimo, se io magari tra poco mi metto anche la berretta. In macchina vedo 7-8 gradi e non fa caldissimo. Questa è la prima piazza che incontrate quando venite qua a Sirmione, tantissime palme come vedete. Sono sempre caratteristiche le palme, anche a Riva del Garda ce ne sono tantissime, e nei commenti una persona mi diceva anche ad Arco, che io ad Arco non ci sono mai stato, ci sono passato però da fermarmi no, dovrò farmi un giro ad Arco. Ok, andiamo avanti. Vedete c'è l'acqua dappertutto, intorno al castello, super suggestivo. Qui poi potete andare di lì e andate alle spiagge, fate ancora la passeggiata tutta lungo lago, oppure andiamo di qua in centro. Allora qui vedete tutte queste lampadine, sono tantissime, quando le accenderanno di sera è veramente uno spettacolo. Ecco, anche ieri ho sentito, vi faccio vedere, cioè guardate quanti ce ne sono di uccellini qua dentro. Io all'inizio pensavo che fosse finto, che poi è stato qualcuno ha messo una cassa qua, no guardate che roba. Cioè, è pieno. Boh, non so perché ce non partono, sono ancora qua a dicembre tra un po'. Allora, dato che non fa caldissimo, io mi munisco, mi vedrete spesso d'inverno con questa. Aspettate un attimo perché è comodissima, perché è aperta sopra quindi non sudi, ma ti protegge le orecchie e la testa. Aspettate che la metto. Eccomi, però tiene davvero caldo, si sta bene. Adesso vi faccio vedere invece qui anche questa super illuminata, non adesso ma guardate che spettacolo quando di sera qua accenderanno. Qui ci sono 2 stelle pronte per essere illuminate con le lampadine e poi c'è tutto questo, una stella cometa gigante. E qui c'è il porto dove arrivano i traghetti, quindi potete arrivare anche da qui. Guardate com'è suggestivo con i 2 lampioni, con la foschia. E questa piazza, così la vedete vuota, adesso tutto chiuso, vedete? Qui sabato e domenica, ma anche d'inverno c'è gente, c'è pieno. Questo forse è chiuso, non so per quanto, ci vediamo presto. Quello so, no, quello di per certo, sabato e domenica è aperto. Beh, quello è aperto sempre, tutto l'anno, tutti i giorni. Qui probabilmente è chiuso d'inverno. Qui super organizzati, vedete, con i funghi fuori, guardate che bello. Quindi faccio vedere la situazione, potete mangiare qui, vi danno anche le copertine, vedete? Le copertine e
lì c'è il lago con la foschia, quindi guarda, c'è uno spettacolo. Quindi vi faccio un po' vedere così, naturalmente verrò anche quando è tutto illuminato, però già almeno vi fate un'idea di come Sirmione, se avete intenzione poi di venire, decidete se vi può piacere oppure no. Ora arriviamo fino in fondo e vi porto fino alle terme, così vi faccio vedere da fuori la piscina. I vicoli caratteristici. Ora non andiamo ovunque, ma facciamo un giro fino in fondo facendo la passeggiata qui. Come vedete comunque un po' di movimento c'è sempre, questi sono turisti, vedete? Questi sono tutti turisti asiatici. Qui un'altra via caratteristica. Ecco, anche di qua, ecco, i turisti, che simpatici. Andiamo di qua. Ah, qua una via bellissima con le palme. e là in fondo, anche là, vi faccio vedere, senza arrivare, allargo un po' la videocamera, c'è, vedete, hanno fatto quelle stelle con l'arco ed è illuminato, nel senso pieno di lampadine. E guardate questa via, tutta con le palme. Quindi quando venite qua a Sirmione, anche per esempio in questo periodo, che è novembre, trovate turisti, quindi è sempre un po' suggestivo, no? Infatti io sono contento di vivere qua, di vivere in un posto turistico, c'è sempre vita. Qui adesso ci avviciniamo a questa casa piena di questi fiori molto particolari che sono i Bonville. Sbaglio sempre la pronuncia, però li conoscete, guardate quanti. Qui è dove tutti si fanno la fotografia, però ce ne sono tanti anche di là, vedete. Di là, anche qua c'è una via super caratteristica con le palme là in fondo c'è il lago pieno di ristoranti. Poi di qui possiamo scegliere anche di andare da questa parte, vedete, si può andare anche di qui e poi ci troviamo là in fondo, però qui è sono un po' più di negozi di qua. E là in fondo c'è una mega stella, quindi l'obiettivo del video di oggi è quello di farvi un po' vedere Sirmione in anticipo pre-Natale, così che voi possiate, insomma, decidere se vi può piacere oppure no. Però ripeto, verrò anche molte volte quando sarà tutto illuminato, quindi ne vedremo. Anche qui in questo giardino hanno preparato tutte le stelle che verranno tutte illuminate, ci sono quegli uccellini, qua ci sono, sentite. Pensate che io una volta l'anno scorso sono venuto qua e mi domandavo, ma è vero? Oppure c'è una cassa da qualche parte e ci prendono in giro qua? No, no, ci sono proprio gli uccellini. Vabbè, andiamo avanti e vi faccio vedere le terme, perché sono super suggestive. Qua ci sono sempre questi negozietti molto carini aperti tutto l'anno, che bello. Cioè il bello di venire qua è che anche in questo periodo c'è aria di turismo, di vacanza, per non parlare poi a dicembre come sarà sto posto, è sempre pienissimo. Se vi piacciono le porcellane, allora c'è questo negozio, penso che per chi ama le porcellane, guardate, tutto di porcellana. Ecco, questo è il paradiso di chi ama le cose fatte in porcellana. Ve lo faccio vedere anche qui a chi interessa, tutto in porcellana, questo è il paradiso, penso, se uno ama le cose in porcellana viene qua. Adesso andiamo là in fondo, giriamo le terme.
io le terme vorrei farci un video all'interno, però a meno che io non mi metta d'accordo con loro e mi fanno girare, ma io entrare dentro col telefono, cioè se cade in acqua, si bagna, è un disastro. Quindi, ecco perché non ho ancora fatto un video. Io ci vado spesso d'inverno, perché per questo è il periodo migliore per andare alle terme. Sono terme naturali, come ho detto tante volte, sgorgano proprio qua a Sirmione, ho fatto vedere anche il punto, e poi vengono incanalate a un centro di filtraggio, poi vengono mandate ai vari centri termali e escono a una temperatura di circa 70 gradi. Qui le macchine che aspettano, c'è il semaforo. Adesso andiamo a vedere le terme. Qui intanto vedete anche questa mega stella, provate a immaginare quando l'accenderanno di sera, che spettacolo. Di là andate a Jamaica Beach, che ora è chiusa, ma soprattutto andate anche alle grotte di Catullo, quindi una villa romana, guardate gli orari sul sito internet, e c'è anche il parco di Maria Callas e tante altre zone carine. Ma poi un'altra cosa che vi dico per chi magari è la prima volta che guarda i miei video: se vai nel mio canale, vai nella playlist e scrivi Sirmione sopra nel menu, poi se non ci riesci mi scrivi, ti dico come fare, e di Sirmione ti escono tutti i video che ho fatto. Callas, sempre Callas. Qui c'è anche la villa dove ha soggiornato, c'è un parco a lei dedicato. Guardate soltanto l'ingresso, che bello. E ora vi faccio vedere una cosa spettacolare di là. Molti di voi l'hanno già visto perché avevo fatto un piccolo video, quello verticale, un video verticale di 1 minuto, e avevo già fatto del posto. Per venire qui non si possono fare, almeno qualche settimana fa, ma non si possono fare i biglietti, cioè non potete venire qua e comprare il biglietto e entrare, bisogna prenotare sul sito, quindi ve lo do quasi al 99,9%, a meno che non abbiano cambiato adesso, ma era così 2 settimane fa. Quindi andate sul sito dell'Acquaria, vi metto magari in descrizione il link e dovete prenotare. E guardate che spettacolo. Io ci andrei anche adesso. Vado sul sito, prenoto e entro, però non posso fare il video, è questo il problema, vedete? C'è il problema che mi dovrei portare il telefono nell'accappatoio, poi non posso andare in acqua, e dove lo lascio il telefono è un problema. Ecco, rendetevi conto che posto. Io qua ci vengo spesso, quindi so bene com'è. Fidatevi che questo è il periodo migliore per venire. Non avete freddo, l'acqua è molto calda, poi il vapore di tutti questi fumi salgono, quindi non avete freddo neppure alla testa, poi avete la cuffia e guardate che colori, siete davanti al lago. All'interno c'è un bar bellissimo, potete prendere di tutto, potete fare una macedonia, oppure chi vuole farsi aperitivo con un bel, come dire, con un prosecco, un Lugana, quello che volete, un bicchiere di vino, e bere davanti farvi il bicchiere di vino qui in piscina davanti al lago. Quindi è questo, l'entrata è questa. Ora non entro perché comunque è un posto privato, non vorrei che magari dovrei chiedere. Il problema di entrare qui col telefono a fare riprese è che c'è un sacco di gente in costume, quindi non è neanche molto, insomma, bello entrare educato con il telefono a riprendere. Quindi, però la parte più bella è questa. Guardate che colori, ecco, sta arrivando il tramonto. Quindi magari io mi sposto e andiamo a vederlo dall'altra parte, però ecco, questo, cioè, ditemi se non è uno spettacolo. Là c'è il lago dove sto inquadrando, vedete, penso che voi riusciate a vedere, dove cammina questa signora, dall'altra parte c'è il lago, vedete molto bene. All'interno della piscina ci sono idromassaggi, c'è di tutto e di più, all'interno del centro ci sono le saune, e ci sono anche là dove sto inquadrando, non le vedete, ci sono delle saune dove potete, mentre fate la sauna, vedere anche il lago con le vetrate. E i prezzi sono abbordabili perché guardavo proprio ieri,
volevo prenotare, mi sembra che per dicembre in settimana 22 euro potevate venire qua, quindi è anche molto abbordabile. Allora andiamo a vederci invece il tramonto dall'altra parte, guardate che roba, sta arrivando, andiamo di là. Ho fatto tutto il centro, quindi l'avete già visto, ho evitato di continuare il video, però ho riattivato la videocamera qui perché vale sempre la pena qua guardare, perché adesso io voglio uscire e voglio andare a vedere il tramonto se c'è, perché vedo un po' si sta colorando, e però mi dispiaceva non farvi vedere ancora il castello prima di uscire. Là ci sono già un po' di lucine, vedete che carino, è molto caratteristico qua Sirmione. E allora andiamo un po' fuori a vedere se c'è il tramonto. Qui si sta illuminando, i lampioni, è molto molto caratteristico Sirmione con tutte le palme. Quindi usciamo dal castello e andiamo a vedere se c'è un po' di tramonto. Qui c'è questa piccola chiesetta, è molto carina all'interno. E c'è sempre il movimento, ma come vedete. Ecco, vedete i colori, si sta colorando il cielo. Andiamo di là a vedere. Ah, qui vi faccio vedere. Ecco, vedete che è una luce, non è pittura. Qua fanno festa. Bisogna saper sognare. Andiamo a vedere un po' di tramonto, perché anche se c'è foschia però c'è un bel rosso e infatti c'è già tutta la gente che è pronta a fotografare. Vedete là in fondo, eccola, tutti pronti a cercare di beccare il tramonto giusto, perché qui sul lago, quando, lo dico sempre, ci sono le condizioni giuste, se siete fortunati trovate dei tramonti che non è come quello di stasera. Poi non so se poi cambia, ma alcune volte il lago si colora tutto di oro, sembra stare sulla luna, tutto rosso, poi c'è il riflesso del lago, è una roba da vedere. Andiamo un po' a vedere i colori. Qui è dove eravamo prima, Hotel Sirmione, che ne parlavo, se c'è dentro una spa. Sì, vedete le persone, sì, c'è una spa, li vedo, sono tutti con l'accappatoio bianco dentro. Sì, deve esserci qualcosa, una spa, li vedo una persona che, vedete, si sta togliendo l'accappatoio. Sì, quindi secondo me c'è la spa lì. Ok, andiamo a vedere se c'è un po' di tramonto, un po' di colori, è qualcosa. Poco, il telefono non rende, però i colori sono migliori di come li fa vedere il telefono, però vabbè, fa niente. Sono un po' più accesi, vedete, forse così riesco a farli vedere. E allora, va bene, io ora vi saluto, poi magari quando sono in macchina verso Desenzano esce il super tramonto, mi fermo e lo aggiungo, però se non mi vedete ancora dopo questo saluto vuol dire che il tramonto bello non è arrivato. Però è sempre tranquillo qua. Ecco, a parte i ragazzi lì, i turisti dell'hotel, che sono lì all'hotel, però qui c'è un silenzio, una pace. E guardate il lago come piatto. Cioè, guardate che roba, che spettacolo. Va bene, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Ti ricordo, importantissimo, iscriviti al canale, non costa niente, so che molti di voi, lo vedo, guardano però non sono iscritti, come faccio a saperlo? Perché abbiamo quasi 5.000 iscritti, però le visualizzazioni sono circa 1 milione, è vero che tanti riguardano, però c'è una buona parte che non si iscrive.
io vi raccomando, fallo, iscriviti, perché è un grande aiuto per chi fa questo lavoro come me di fare video, cioè far vedere a YouTube che anche chi guarda è fidelizzato, quindi YouTube spinge un po' più i video. Ma soprattutto poi c'è anche intanto cammino, vedete il posto, c'è anche un aspetto importante, se non lo sai, se ti iscrivi come iscritto, YouTube quando io faccio un nuovo video te lo fa vedere per primo, poi magari non ti interessa però ecco, se ti interessa seguire i miei video, se ti iscrivi non costa nulla naturalmente, non c'è nessun obbligo, niente, soltanto il fatto che YouTube ti vede come iscritto e quando io faccio un video te lo fa vedere per primo o per prima, però è molto importante per il mio lavoro, quindi fai questo piccolo sforzo, ti prego, fai clic e iscriviti e ci vediamo in un prossimo video.